Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di arbitri. Ieri c'è stata la puntata di Open Bar in cui è stato chiarito l'episodio di Genoa-Napoli e secondo me a monte c'è un grave errore che poi spinge l'arbitro ad assegnare un rigore a dir poco dubbio. Tra l'altro c'è anche una polemica anti-Inter post Sassuolo-Inter che definisco pericolosa per gli scenari a cui può portare. Andremo poi a vedere anche cosa comporterà il passaggio del turno del Como, perché l'Inter potrebbe essere in un certo senso favorita dall'affrontare il Como in semifinale di Coppa Italia e non il Napoli. Partiamo innanzitutto proprio dall'episodio di Vergara, il calcio di rigore assegnato al Napoli. A Open Bar c'era Dino Tommasi, che è un membro della commissione arbitri nazionale, e ha specificato che c'è stato l'errore, perché non si tratta di chiaro ed evidente errore, quindi il VAR non doveva richiamare l'arbitro perché non si tratta di step on foot. Certo non avevamo bisogno della conferma dei vertici arbitrali, era fin troppo chiaro. Anche domenica avevamo appunto sottolineato che non si trattava assolutamente di step on foot, un inglesismo che non vuol dire altro che un pestone. Lì il pestone non c'è mai stato. Quantomeno però diciamo che è positivo il fatto che abbiano riconosciuto l'errore. Errore che secondo me viene indotto dalla sala VAR. Ecco, secondo me quello non è un errore direttamente dell'arbitro, è un errore di chi gestisce la sala VAR. In primis perché ha richiamato l'arbitro e non andava richiamato. E poi per le immagini che hanno guardato in sala VAR e per le immagini che poi sono state fatte vedere all'arbitro. Perché è chiaro che se in quel momento hanno riguardato molto in slow motion quella dinamica dell'azione, l'hanno riguardata da diverse inquadrature, già riguardandola si notava che non c'era alcun step on foot e quindi già non era un'immagine da far vedere all'arbitro. Dopodiché, dopo aver rivisto le immagini, richiamano l'arbitro, gli fanno vedere una determinata inquadratura, tra l'altro rallentata. Ecco, qui arriviamo anche a quello che è il protocollo VAR, perché nel protocollo si consiglia, quando si tratta di verificare l'intensità, di vedere le immagini a velocità naturale. Le immagini che sono state mostrate all'arbitro, che sono state fatte vedere anche a Open VAR, erano in loop ma leggermente rallentate. Ecco, quando noi prendiamo un video e lo guardiamo in slow motion, naturalmente abbiamo una percezione completamente diversa. Anche una carezza vista col fermo immagine e poi in slow motion sembrerà uno schiaffo, sembrerà un atto violento, e quindi l'arbitro è stato, sì, ha sbagliato anche lui in campo, ma è stato spinto anche a fare quell'errore. E quindi secondo me i vertici arbitrali dovrebbero lavorare su due punti, adesso al di là del fatto che sia stato favorito il Napoli, perché poi, come dico sempre, una volta si viene favoriti, una volta sfavoriti, è successo per esempio ieri sera, ma concentrandoci sull'episodio, dico, al di là del fatto che sia stato favorito il Napoli, i vertici arbitrali dovrebbero lavorare su una doppia situazione. In primis, naturalmente, la sala VAR deve richiamare l'arbitro quando c'è un errore, e questo è fin troppo scontato dirlo. La soglia per richiamare l'arbitro ad un on-field review per assegnare un calcio di rigore deve essere più alta, perché il rigore è la massima punizione e non può essere assegnato al minimo contatto, altrimenti, come ha detto De Rossi, saremmo spettatori di un altro sport. Bisogna lavorare sulla sala VAR, sulle immagini che forniscono all'arbitro, perché è chiaro che se prendiamo una determinata inquadratura con una determinata velocità di riproduzione del video e visto magari in loop, spingerà comunque ad una percezione diversa rispetto a ciò che è stato l'intervento, e bisognerà lavorare, secondo me, anche sulla personalità degli arbitri, perché ogni qualvolta l'arbitro viene richiamato all'on-field review, 9 volte su 10 cambia opinione, quindi un arbitro va all'on-field review praticamente soltanto per certificare di aver fatto un errore. Ecco, qui bisogna lavorare, c'è bisogno che gli arbitri abbiano più personalità, anche nel caso in cui vanno a riguardare l'azione non devono obbligatoriamente cambiare il loro giudizio, deve essere sempre un giudizio dell'arbitro e non spinto dalla sala VAR. Ecco, l'arbitro deve fare l'arbitro, non dobbiamo pensare che le partite vengano arbitrate in sala VAR a lissone.
Detto questo, passiamo anche sulla polemica anti-Inter che è montata dopo la partita di Sassuolo. Polemica pericolosa, polemica secondo me molto sterile, decisamente sterile. Riprendiamo un attimo gli episodi. Questo è il gol annullato al Sassuolo. Ecco, fuorigioco millimetrico, c'è appena praticamente il ginocchio e la punta del piede di Thorstvedt oltre la linea, lo vediamo anche un po' più ingrandito. Però è fuorigioco, per le regole attuali c'è quel fuorigioco, quindi si può ragionare sulla regola. Ovviamente qualcuno che poi deve spingere, deve fare polemica, ha anche parlato di un frame scelto appositamente per annullare il gol. Ecco, queste sono dichiarazioni che ritengo perfino superfluo commentarle, perché chi pensa che si vada a scegliere il frame adatto per annullare il gol praticamente lo metto alla pari dei terrapiattisti, ecco. È una persona che cercherà sempre il complotto ed è ovviamente, se vogliamo vedere il complotto, lo troveremo sempre e comunque in ogni caso. Sulla regola, naturalmente possiamo discuterne, ad oggi è quella la regola e va applicata, è la stessa regola che annullò il gol di Mkhitaryan a Barcellona nell'andata della semifinale di Champions League, quindi insomma bisogna prenderne atto. Possiamo discutere sul cambiamento? Forse sì, anche se dal mio punto di vista il fuorigioco è quanto di più oggettivo c'è nel calcio e insomma bisognerebbe concentrarsi forse su altri aspetti, anche perché possiamo cambiare la regola, sposteremo il limite, ma sarà comunque una linea, quindi ci sarà comunque il fuorigioco per 1 millimetro oltre quel limite, possiamo anche spostarlo, anche se ipoteticamente mettessimo il limite ad 1 metro dall'ultimo difendente, ma ci sarà sempre il fuorigioco per 1 metro, 1 millimetro e parleremo sempre di un mezzo scarpino che va oltre quel limite prestabilito. Quindi insomma ecco, per me non è un problema la regola attuale del fuorigioco, però capisco anche chi ha un pensiero diverso. Arriviamo sul caso che ha fatto più discutere, ovvero il fuorigioco, l'ipotetico, il fantomatico fuorigioco di Thuram nell'azione che porterà poi al calcio d'angolo che l'Inter sfrutterà per sbloccare la partita. Allora, il VAR non poteva intervenire, quindi partiamo da questo presupposto. Nel dubbio il guardalinee non deve sbandierare, deve attendere la fine dell'azione, poi eventualmente può alzare la bandierina. Nel dubbio però, anche prima del VAR, è sempre stato detto ai guardalinee di non segnalare il fuorigioco. Una volta che il pallone va in calcio d'angolo, è finita l'azione, il VAR non può controllare i casi in cui viene assegnato un calcio d'angolo, può controllare il gol, ma nel momento in cui la palla esce fuori, inizia una nuova azione, il VAR non può tornare sull'azione precedente. Quindi insomma smettiamo già questa cosa che qualcuno che non conosce eventualmente bene il regolamento ha sottolineato che il VAR doveva intervenire. Il VAR non poteva intervenire. Ho provato a prendere anche però l'immagine del ipotetico fuorigioco di Thuram. Allora, qui faccio vedere come ho preso la linea. Ovviamente non è fatto in maniera perfetta, è comunque un qualcosa di, tra virgolette, artigianale, ma giusto per renderci conto che non era semplicissimo. Ho preso la linea appunto sul taglio del campo, dopodiché l'ho avvicinata ai calciatori. Adesso la prospettiva non sarà perfetta, naturalmente non è stata fatta con uno strumento adatto per esempio come il fuorigioco semiautomatico e non abbiamo naturalmente la percezione esatta di dove si trovi la spalla di Thuram. Ecco, possiamo provare anche a vedere più grande l'immagine. Ovviamente è un qualcosa fatto in maniera molto manuale, non è precisa al 100%, potrebbe anche essere leggermente errata. Quello che però voglio sottolineare in questo caso è che, anche vedendolo così, abbiamo comunque dei dubbi sulla prospettiva. Forse Thuram era oltre e la linea è messa in modo errato. Voglio anche, non lo metto in dubbio che potrebbe essere così, ma in ogni caso parliamo sempre di un fuorigioco di qualche centimetro, quindi magari la spalla oltre, il ginocchio oltre. Insomma, uno di quei fuorigioco che naturalmente un guardalinee ha velocità naturale, può far fatica, può avere il dubbio e nel dubbio non segnala. Quindi insomma, si sta facendo una polemica sterile su un presunto fuorigioco, tutto da valutare con la prospettiva, dove il VAR non poteva intervenire. Situazioni che vediamo spessissimo in campo, dove magari c'è un fuorigioco a volte anche molto più netto rispetto a quello di Thuram, il guardalinee non interviene, la palla esce fuori, poi naturalmente ce ne ricordiamo soltanto quando poi l'azione successiva porta ad un gol.
Questa è una polemica molto pericolosa. In che senso? È qualche settimana che si fanno polemiche contro l'Inter. Una volta per l'episodio arbitrale, un'altra perché ai tifosi dell'Inter viene permesso di andare in trasferta, invece dovevano essere bloccate le trasferte fino a fine campionato, non prendendo in considerazione che sono delle dinamiche diverse rispetto a quelle di altre tifoserie, e puntando il dito contro l'Inter per quella presunta quasi idiozia, oserei definire, ipotetica Marotta League. Adesso c'è stato una nuova polemica, ecco perché col Sassuolo si fa polemica sul gol annullato al Sassuolo, si fa polemica sul gol dell'Inter, insomma stanno montando più polemiche contro l'Inter. Occhio, perché il rischio è che possa ripetersi ciò che abbiamo visto lo scorso anno. Lo scorso anno fino ai retropensieri di Conte avevamo visto un campionato, diciamo, alquanto regolare, quindi con episodi dubbi a favore e contro. Dopo quel famoso retropensieri abbiamo visto scelte arbitrali contro l'Inter, rigori che mancavano, il rigore di Bissek, il rigore di Thuram, rigori contro Empoli, Lecce, insomma diversi episodi strani, e le polemiche erano state fatte anche in quel caso per un calcio d'angolo. Ecco, ricordiamo contro la Fiorentina il calcio d'angolo da cui poi nasce il gol del vantaggio dell'Inter, è su una palla che era uscita, sul cross di Bastoni il pallone era già uscito. Anche lì si andavano a montare delle polemiche su un qualcosa su cui il VAR non poteva intervenire, anche lì si era fatta polemica sul calcio d'angolo. Quelle polemiche ingigantite poi le abbiamo pagate. Perché dico le abbiamo pagate? Non perché penso che ci sia un complotto, ma perché quando si fanno troppe polemiche contro una squadra si va ad incidere sulle decisioni arbitrali. Se io sono un arbitro, mi trovo in campo, so che Conte ha già fatto altre polemiche, per esempio, o so che magari, ecco, un pingo pallino qualsiasi, perché non è certo un video contro Conte, ma hanno fatto già delle polemiche perché ci sono troppi episodi a favore dell'Inter. Magari quando devo andare a decidere su un episodio posso essere influenzato da quelle polemiche, posso rischiare di prendere una decisione perché in un certo senso tendi a smorzare le polemiche. Ecco un po' quello che per esempio potrebbe essere accaduto in Genoa-Napoli. Sul Napoli c'erano state tante polemiche per dei torti arbitrali o presunti tali. Nel dubbio si è deciso per il calcio di rigore in favore del Napoli. Ecco, occhio che non si corre il rischio di rivivere quanto vissuto lo scorso anno. Polemiche arbitrali, alcune create ad hoc, che poi abbiamo pagato sulle scelte e, ahimè, purtroppo quando perdi il campionato di un punto, tra i tanti dettagli ci sono anche le scelte arbitrali che te lo fanno perdere. Detto che non ho mai detto che abbiamo perso per colpa degli arbitri, ma è uno dei dettagli che è mancato. Concludiamo anche sul passaggio del turno del Como. In semifinale sarà appunto Inter-Como, perché secondo me molto meglio rispetto all'eventuale sfida col Napoli. Non perché il Como sia una squadra scarsa, anzi è una squadra che ha della qualità, una squadra che naturalmente andrà in semifinale sulle ali dell'entusiasmo, ma perché la sfida col Como sarà molto diversa dal punto di vista delle energie nervose. Per quanto riguarda l'energia fisica, ovviamente sarà una gara ugualmente dispendiosa, ma dal punto di vista nervoso è diverso, perché col Napoli negli ultimi anni si è creata una certa rivalità, anzi anche proprio con Conte, ecco, ci sono state diverse scene di nervosismo negli ultimi Inter-Napoli, quindi insomma dal punto di vista mentale, dal punto di vista della tensione, delle energie, proprio delle energie nervose, era una gara che avrebbe potuto portare via più energie mentali da questo punto di vista, e l'andata capita a pochi giorni dal derby contro il Como. Naturalmente sarà una sfida ugualmente difficile, ma quantomeno con un livello di tensione leggermente più basso, perché naturalmente non c'è la stessa rivalità che si è creata tra Inter e Napoli negli ultimi anni. Concludo anche con, a questo punto, l'Inter deve puntare a vincere la Coppa Italia, perché in primis uscire in semifinale praticamente farebbe risparmiare soltanto la finale, ma insomma le energie sarebbero ugualmente spese, e poi perché praticamente le altre contendenti sono il Como appunto in semifinale, l'Atalanta nell'altra semifinale e la vincente di Bologna-Lazio. Parliamo di squadre che, per quanto
vanno rispettate, però insomma sono squadre inferiori all'Inter. In questo momento l'Inter deve far valere il tasso tecnico superiore, per quanto per qualcuno, ecco, la Coppa Italia possa rappresentare comunque un obiettivo minore, andranno chiaramente gestite le energie, ma dopo essere rimasti a bocca asciutta lo scorso anno, io personalmente voglio provare a vincere tutto e quindi anche la Coppa Italia deve essere un obiettivo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, sia sulla situazione di Open Bar, sulle polemiche che hanno creato contro l'Inter e perché no, anche sul cammino in Coppa Italia. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!